Benvenuti e bentornati in un nuovo tutorial. In questo video andiamo a realizzare questa mattonella che è super semplice da fare. Come potete vedere ho utilizzato 3 colori, ma voi siete liberi di utilizzare i colori che più preferite. Uno unico, 2 colori, 3 colori, 4 colori, a vostra scelta. Io andrò di nuovo a farla con 3 colori, quindi seguirò di nuovo questo schema, però questa volta l'andrò a fare nei toni del giallo. Naturalmente per fare una sola mattonella ci vuole davvero poco cotone. Se voi ne dovete fare di più dovete sempre aumentare il cotone, dipende ogni volta da quante mattonelle dovete fare. Poi ci servirà, oltre al cotone di vari colori, un uncinetto numero 3, delle forbici e un ago da lana. Prima di proseguire ti ricordo di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così ogni volta che io pubblico ti arriverà una notifica, di lasciare un like come supporto e che mi trovi su Instagram come 1000 creazioni Sonia. Io per il centro inizio sempre da un colore più scuro, vedete qui ho utilizzato il blu e qui andrò a utilizzare questo giallo aranciato per poi passare al giallo, al bianco e poi di nuovo al giallo. Iniziamo andando a fare un anello magico. Fatto l'anello magico andiamo a fare 3 catenelle. Queste 3 catenelle è una prima maglia alta. Adesso all'interno dell'anello magico andiamo a fare 2 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte. Vi ricordo che nel primo gruppo la terza maglia alta è questa, la catenella, quindi secondo gruppo di 3 maglie alte. Facciamo di nuovo 2 catenelle, andiamo a fare un terzo gruppo di 3 maglie alte, adesso nuovamente 2 catenelle e dobbiamo andare a fare l'ultimo gruppo di maglie alte sempre da 3. Finiti i nostri 4 gruppi da 3 maglie alte, chiudiamo il nostro anello magico, facciamo 2 catenelle e qui andiamo a chiudere nella terza catenella che abbiamo fatto a inizio lavoro e andiamo a chiudere con una maglia bassissima. Adesso dobbiamo fare una catenella e andiamo a tagliare il filo. Questo perché? Perché adesso dovremo nuovamente andare a cambiare filo. Questa è la prima parte. Qui potete decidere se andare da subito a eliminare le codine che si formano oppure lavorare tutta la mattonella e eliminarle tutte alla fine. Adesso andiamo a lavorare con il giallo, quindi lo prendiamo così, in questo modo, e andiamo a infilarci qui nel buchino che è rimasto tra i 2 gruppi di maglie alte. Andiamo a prendere il filo, lo portiamo in questo modo qua fuori all'interno e poi fuori e andiamo a fare una catenella. Adesso facciamo altre 2 catenelle e questa è sempre una prima maglia alta. Adesso vado a fare 2 maglie alte, andate a lavorare insieme la codina del filo in modo da bloccarla, in modo che il lavoro poi non si disfi. Quindi lavoro 2 maglie alte, 2 catenelle e di nuovo 3 maglie alte qui sempre nello stesso punto, sempre nello stesso buchino. In questo modo. Adesso facciamo una catenella e passiamo qui a quest'altro buchino e di nuovo andiamo a fare 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte. Quindi iniziamo a fare il primo gruppo di maglie alte, le 2 catenelle
e adesso facciamo il secondo gruppo di maglie alte. Una catenella e ci spostiamo nell'altro buchino qua, e dobbiamo fare lo stesso identico lavorazione che abbiamo fatto qui e qui in questi altri due, quindi 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte nello stesso buchino, una catenella e passiamo a quest'altro buchino. Qui facciamo nuovamente 3 catenelle, 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Poi vi faccio vedere come andare a chiudere il giro. Come potete vedere abbiamo quasi concluso anche il secondo giro, abbiamo fatto tutti gli angoli, adesso dobbiamo andare a chiuderlo. Qui cosa facciamo? Facciamo una catenella e andiamo a fare una maglia bassissima nella terza catenella che abbiamo fatto a inizio giro, maglia bassissima, una catenella e nuovamente tagliamo il filo, e di nuovo come prima possiamo andare a eliminare subito i fili oppure a fine pantonella. Adesso andiamo a prendere il colore bianco. Come andiamo ad attaccare il colore bianco? Come abbiamo fatto prima, quindi lo prendiamo in questo modo nella mano, qui entriamo qua in questo angolino e andiamo a fare una catenella e poi altre due, così abbiamo fatto le 3 catenelle che equivalgono alla prima maglia alta. E come abbiamo fatto prima, qui andiamo a fare 2 maglie alte lavorando la codina per bloccarla, 2 e 3, quindi le 2 maglie alte più la catenella, 2 catenelle e nuovamente sempre qui dentro 3 maglie alte, una catenella come prima e ci spostiamo qui in questo buchino. Adesso il lavoro cambia leggermente perché non andiamo a fare qui 2 gruppi di maglie alte ma solo uno. I 2 gruppi di maglie alte andranno fatti solo e esclusivamente negli angoli, quindi qua, qua, qua e qua dove l'abbiamo già fatto. Quindi qua andiamo a fare adesso 3 maglie alte, 1, 2, 3, una catenella e andiamo qui nel buchino dell'angolo. Qui facciamo 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Quindi ho fatto il primo gruppo di maglie alte, vado a fare 2 catenelle e vado a fare il secondo gruppo di maglie alte, 2 e 3. Adesso una catenella e mi sposto nuovamente qua vado a fare un solo gruppo di maglie alte, quindi vado a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3, una catenella e sono di nuovo qui nell'angolo e vado di nuovo a fare 2 gruppi di 3 maglie alte più le 2 catenelle. Catenella e proseguiamo di nuovo facendo 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte nello stesso buchino, una catenella, 3 maglie alte, faccio una catenella e poi vado a chiudere qui nella terza catenella con una maglia bassissima. Dobbiamo andare quindi a chiudere il nostro giro. Faccio la catenella, conto 1 2 3 e qui nella terza catenella che abbiamo fatto inizio giro vado a fare una maglia bassissima, una catenella e taglio il filo. E adesso anche il nostro terzo giro è concluso, dobbiamo andare a fare il quarto e ultimo giro. Io riprendo nuovamente il colore giallo, ma voi potete prendere il colore che abbiamo usato all'inizio o qualsiasi altro colore. Entro sempre come prima cosa qui nell'angolo, entro con l'uncinetto e prendo il filo di nuovo come prima e faccio le 3 catenelle, di nuovo 2 maglie alte più le catenelle sono sempre 3 maglie alte, 2 catenelle,
maglie alte, catenella, vado a fare un gruppo di 3 maglie alte, catenella e di nuovo un gruppo di 3 maglie alte, una catenella e siamo qua nuovamente di nuovo nell'angolo, quindi facciamo 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte, e poi nuovamente una catenella, 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte, quindi si ripete sempre lo stesso procedimento, lo stesso lavoro. Adesso completate il giro e poi andiamo a chiuderlo. Fatto l'ultimo gruppo di 3 maglie alte, faccio una catenella e qua sempre nella terza catenella che abbiamo fatto a inizio giro andiamo a fare una maglia bassissima, quindi come abbiamo fatto prima tutte le chiusure, una catenella e tagliamo il filo e la nostra mattonella è conclusa. Naturalmente voi potete continuare a fare i giri in più con lo stesso procedimento. Infatti, come potete vedere qui nel terzo giro c'è un solo gruppo di 3 maglie alte. Nel secondo giro invece ci sono 2 gruppi di 3 maglie alte, nel giro successivo ci saranno 3 gruppi di 3 maglie alte, poi 4 gruppi, 5 gruppi, sempre andando aumentando, invece gli angoli qui rimarranno sempre identici, quindi la lavorazione si ripete uguale giro per giro. Adesso io andrò a eliminare tutti questi filini e il tutorial è concluso. Questa è la mattonella conclusa, come potete vedere ho eliminato tutti i vari fili e questa era l'altra che avevo già realizzato. Questa, per mantenere un pochettino meglio la forma, l'avevo prima stirata, questa invece non l'ho ancora stirata, infatti potete vedere la differenza. Spero che questo video vi sia piaciuto, se le rifate mi raccomando taggatemi così io posso sia vedere i vostri lavori che condividerli. Ci vediamo al prossimo tutorial, ciao!